Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a fare una reaction e soprattutto un commento a quella che è stata la presentazione, la keynote di direttamente il capo di Keyforge, ovvero Christian T. Petersen, durante la cerimonia di apertura del Keyforge Celebration 2023, ovvero quelle che hanno contenuto i mondiali. Quindi hanno fatto uscire in questi giorni il video nel loro canale YouTube. Andiamo a vederlo saltando le parti magari meno interessanti o più ripetitive e commentando quelle più succose. Quindi andiamo subito senza perdere ulteriore tempo. Eccoci qua, allora questo è il video e si parte. Allora, una bella grafichetta ed ecco qua il loro spam di schermi megagalattici. E si può andare un pochino avanti. Va bene. Sì, applausi. Molto bene. Sì. Vediamo un po' cosa abbiamo qui. Abbiamo un Romeo, abbiamo un Dorian, abbiamo un Pappaianni e abbiamo uno Zizzutti, quindi ce l'abbiamo tutti e quattro. Ecco anche Conte Cali, eccolo qui. Tutti e cinque i nostri italiani. Casa. Bellina questa presentazione, facciamo vedere sia lo schermo sotto. Ma che gesti sono questi, Pappaiani? Fammi vedere. Sputtato. Stoid, va bene. Sì. Molto figa, questa cosa è molto figa. Ok. Ehi, qui c'è David. Anche questo viene dal nostro di Culture. Un bel bacetto. Vediamo un po'. Ok, molto bene, quindi un po' immagini da nazionali e Culture vari. Strette di mano. Molto bene. Grossi applausi. Good evening! Oh, bello, fiero, gaudente. Vabbè. Go often! Happy to be here. This is my Facebook business card. We are here at Keyforge Celebration 2023, also being here tonight. Sì. Keyforge World Championship. Il primo mondialozzo. About some tonight. We're here to have fun activities. Va bene, questo però riguarda chi è stato lì. So honored to have bello you cappello here. Dorian, complimenti. There's so many of you that have come from so far away, very few Sì. from Canada, from Europe, from Asia. Sì. And it's so much easier for us. Their Geistorians are getting into my microphone. There's for simple, little content, and that is I've published hundreds, thousands of games. Lo ha pubblicato migliaia di giochi nella sua vita. Keyforge non è solo il più bello, ma anche by far il più difficile da pubblicare. Quite as much goes into as Keyforge. Okay, troppe tante cose a cui star dietro. So proud of what has been achieved with Keyforge. I want to take you through some of those elements of what has happened in the last year. Sono molto orgogliosi di quello che hanno fatto. Does anybody know what's going on with this? Cambio di microfono, molto bene. E quindi sa che c'è tipo un recap dell'ultimo anno. So I want to talk about doing what we love the most, working on the hardest game in the world. Va bene, il gioco più difficile al mondo. So let's go through a number of different steps. What's happened? We've had
game development, so we've got to keep designing a great part on a però questo gather everything to put ci interessa il giusto e l'onesto. Vediamo in fondo, giusto in fondo per vedere tutto insieme. Vabbè, hanno diciamo recuperato gli asset di Fantasy Flight, quindi la roba vecchia. Hanno costruito un team di sviluppo, fatto playtesting e insomma risorse bla bla bla. Hanno chiappato le adventure, le hanno migliorate effettivamente. Hanno fatto la roadmap futura e executive development. And one of the things that we get asked a lot is like, what are you planning on doing in terms of a release cadence? Questa è la prima cosa che confermano, ovvero quale sarà la cadenza delle release. Abbiamo put out a Keyforge set twice a year. In the fall, abbiamo avuto due, poi Primo Manders in primavera e di nuovo in autunno. Quindi questo è diciamo ufficializzato, l'avevano già detto, però qui è diciamo reso più ufficiale. 2 set all'anno, uno in primavera, uno in autunno, e quindi appunto abbiamo verso diciamo il secondo trimestre del 2024 Grim Reminders e verso insomma dopo l'estate, verso autunno, Ember Skies. Questo insomma è il setting che vogliono mantenere tutti quanti gli anni. Già lo sapevamo, qui è ufficiale. Okay. We're of course extremely excited that we got Winds of Exchange out. And I think I need to tell you that when we were here last year, we had such an enormous road ahead of us in terms of software to build, teams to build, things, processes to invent, processes to reinvent. And so the amount of construction work that we did to get Winds of Exchange out have now cleared the road, although we all know that they are, you know, the road sometimes is curvy, but it's definitely going. So manufacturing of Keyforge is not a simple matter in the factory. Of course, with Keyforge, unique print, the way the things, all that source new material. You have a big, you know, when you have your printer at home and you're printing, we did get come si fanno le cose, so we had to find processes how to make those, and also, of course, how to get their stuff. Va bene, quindi appunto nuove macchine, nuovi materiali, insomma si sono stabilizzati, hanno cominciato a fare per benino lo storage e tutto quanto, e hanno sviluppato e reso anche questo stabile la creazione di custom deck e playmat. Quindi insomma è una cosa che non va rifatta tutti gli anni, un po' quello si diceva per quanto riguarda le campagne, no? Che gli achievement fatti nel primo anno non hanno bisogno di essere ricostruiti da zero la seconda volta e le volte successive. E poi 10 differenti lingue tra aprile e luglio del 2023 per VE. Oh god. I'll get the customer service out for you if you didn't get it yet. So I'm just going to break this for a second here. So in terms of the manufacturing, just to show you what we're doing and how ora vuole far vedere more of me now. Vuole far vedere com'è il processo you're going to get a little more of me. E quindi ci guardiamo di nuovo Petersen che presenta come appunto. Hi everybody, this is Chris Petersen, CEO of Ghost Galaxy. We are here in the Ghost Galaxy offices, and today I thought it would be a great time to take you through a tour of Keyforge and everything that's going on. Last year I took you through a tour of the very beginning stages where we were running tests in our factory. Much has happened since. But let's start in the actual offices where the real magic begins with a click of a button. Follow me and I'll show you something cool. Lucas. Faccio vedere something cool. Lucas is one of our ForgeFire operators. And Lucas right now is actually working in ForgeFire. Surprise! And he's going to render a Keyforge deck for you. So, it's been done. Button has been hit. Keyforge deck is rendering, amalgamating all that juicy Keyforge stuff, putting together a deck. So, in order to see how a deck is made, let's go to someplace much more fun and rowdy. The factory. Poof! We've arrived at the factory. So as you know, Keyforge is made by our Artiforge factory. We're going to go and see what they're doing. Follow me. So this machine here, big HP visual press, is what actually creates the cards. The cards are then put over on this puppy here, which actually coats the cards and make them smooth and nice to play with. Once they've been printed, we put them on big pallets of paper, and they get rolled out to finishing. All right.
right, so next step in the Keyforge process is that we got to cut all those sheets printed next door. Mette sottotitoli perché le macchine fanno tanto rumore. Questo li taglio. What's next? Let's see. This is a cello wrapper. This is Il montatore è veramente bravo. This, for example, would be a bundle of cards here. One deck will be put into this machine. Out the other end comes a nice, beautiful, gorgeous, shiny deck. All right, so here it is. So wrapped deck. You know what's also really cool is that every Keyforge deck has a little barcode. We have a system here that actually scans every single deck to make sure that no two same deck escape with a package. All right, this next machine is called a flow wrapper. It literally flows wrap around deck cards. So I have these beautiful cards right here. I'm going to put them into these little slots. Quelle sono le menagerie. Eccoli qua. And that's making some decks. Vai, spaccali. Grim reminders. It is happening. It is really happening. This is actually final finished Grim Reminders product getting ready for market. Last year when I showed you the tour here, we were about good 5 or 6 months away from true manufacturing. We were running tests, we were running machines, we're getting everything up and running. Cioè il fatto che vengono messi manualmente, dove vengono messi manualmente all'interno dei box, manda anche un pochino all'aria tutto il discorso, no? Delle matrici, che i 12 mazzi dello stesso box sono tutti con la stessa casa, eccetera. Dipende come questo tizio li vuole pescare dalla scatola. Quindi ready for market. Last year when I showed you the tour here, we were about good 5 or 6 months away from true manufacturing. We were running tests, we were running machines, we're getting everything up and running. Now we are rolling, baby. This is Keyforge. These hot little displays are ready for wrapping. Once they're wrapped, it's time for the market. And that pretty much completes our little journey of a Keyforge deck for today. I hope you had fun. I hope you enjoyed it. I hope we'll see you at a Keyforge table soon. Have fun. See you in the crucible. Il montatore è veramente bravo. È lo stesso che fa i montaggi dei... All right. More of me now. Of course, More this is of something me. we developed for all of the very kind and patient people that helped back the recent campaign for Grim Reminders. Andiamo avanti, dai. Talk to you about a few other things, and we'll have a few things to talk about at the very end here. The first we should talk about is ForgeFire development. Do you want to? Hello. Aha, there we go. ForgeFire, because no rebuild the core Keyforge engine in ForgeFire. We were able to get it imported. This feedback has just got me set back here. Anyway, we were able to import and check all prior Keyforge cards. Okay, we're talking about thousands of cards that had to be re-imported into the engine and double-checked by hand. What I mean is translation into different languages. Okay, now with ForgeFire, everything is synthesized and digital. So we had to create a whole new way for people to translate and get those translations into ForgeFire itself. Okay, that was quite a bit of work. We had to add advanced functions, such as anomalies. We had to have custom decks and playmats, unchained decks, menagerie, all these things had to be put in there. And of course, we had to do exhaustive testing. Okay, this was a lot of work, and we're so happy to say that now it's behind us. We can do so much more with Keyforge. E questo sicuramente è un lavoro gigantesco da fare all'inizio, però poi appunto te lo mantieni tutto quanto quello riguarda il software. Okay, so because everybody can maintain their collection, and she flight out over 7 million decks, 225,000+ player accounts. I hope everybody here has an account. If you don't, sign up. Very slow deck results. Our engineers questo ci will ho make fatto that caso 6 times anch'io. faster. Il server è veramente più veloce e grazie a come si chiama? Quello nuovo, enhancements, so you can now see enhancements. Hanno aggiunto anche questo oggettivo miglioramento, hanno aggiunto gli enhancement all'interno del codice dei mazzi, quindi ad esempio Doc li riesce a riconoscere una volta importati, quindi sa già che enhancement sono dentro, non c'è più bisogno di mettere le foto eccetera, quindi insomma, queste cose oggettive. Working hard on those
on that day vault. Lucas, and we were able to get digital deck ownerships and related transfers, which is going to be something that can allow us to do a lot of very cool things very soon. L'Alliance Builder integrato dentro il Master Vault, abbiamo l'ownership del Digital Deck and of course we were able to go l'integrazione con Playstyle, che è il gem ufficiale. Chiaramente tutte queste cose messe in prospettiva, è chiaro che sono state novità arrivate piano piano nei mesi, però dall'anno scorso adesso queste cose non c'erano, adesso ci sono, quindi comunque in un anno solo, so che può sembrare molto un anno, però tante cose sono state fatte, questo è oggettivo. With Playstyle. So you guys all today integrated with Playstyle in the fact you registered your decks and you ran a tournament that runs inside the software we call Playstyle. Bene. So for the OP itself, you know, we started off the year, we were very ambitious. I was probably too ambitious last year at this very show. But we still managed to do an awful lot on the OP side. We were able to do 7 vault tours. Okay, thanks for participating in them. Really appreciate your patience, particularly early on as we were, you know, learning our way through. We did 12 national tournaments, and there are several people who are here today because of those tournaments. We did a pre-release weekend event for Winds of Exchange. Un release weekend per UE, aggiungerei io, solo negli Stati Uniti, non nel resto del mondo. In August and July. Agosto e luglio. We did a first ever Keyforge World Championship. Vabbè. Thank you for coming. La faccia di Zizzutti dice tutto. And of course, we also did all development we needed to do to launch the Playstyle tournament format. So the 2.0 format that you've been playing here is a reflection of a lot of experience for people that have run game tournaments for a very long time. And so we had to develop that basically from scratch, put it into Playstyle, and now it is functioning most of the time. It's still undergoing. Adesso sta funzionando il più delle volte, esattamente. Some testing, obviously. And we have a player and deck registration via Playstyle. So all these things were achieved in the last year. So then the question we can ask ourselves is what's next? So we've taken a lot of this rubble and furred our way through the mountainside, and we're starting to speed up and things are going well, but there's a lot of things to do still. So one of the things that I think probably comes up the most, that is how are we going to support community and retail organized play program? Okay. Come carica il pubblico, come carica. This is a very important thing to do. So how do you do that? Well, it's easy, right? You just put together some kits, you talk to some retailers, you send them out stuff, and everything is good. Tutto fatto? Well, c'è molto di più. Not so much. Stop. Adult Swim. There unfortunately, it's a lot harder than that. And if you want to do it well, kit, se vogliamo farlo bene. And we would love to do it well. E vorremmo farlo so we have to think about what are the prerequisites for a great local OP program. Quali sono I prerequisiti? In my view, a lot of things have to be put into place prior to launching such a program. For example, we need to make sure that retailers that want to participate, they want to know that there's going to be consistent new sets available. Certo. That is not something that they trust us necessarily to do, because Keyforge had some hiccups on that accord. So there's some trust we have to build up in that sense. We have to establish devono costruire la fiducia nei retailer che i set usciranno in maniera costante, in maniera continua, chiara, e che ci saranno anche le forniture. Distribution lines. Now, we have sold a lot of games before, but as a new company, Ghost Galaxy's first real product was Winds of Exchange. So we had to get that through, clear up all the distribution hurdles. We had to get it distributed internationally. We had to have enough. Then we have to have a line of communication from publisher to retailer. We have to tell retailers what we're doing, invite them to participate. We also have to have a way to set up and inform players about local events. Because if you're going to go ahead and try to have a local event at a retailer, it would be really great if somehow you could tell people about it. Okay, so that's some infrastructure that's some infrastructure that we want to put into place. Okay, and we also have to have. Sarà uno store locator, così a occhio, come tutti gli altri hanno. Many retailers expect there to be a high-level aspirational tier of tournament service. That is something that we think that we could achieve this year, and so that is why we have been so aggressive on doing vault tours and nationals, and of course trying to do, as best as we could, a really great
tournament Avere la format. prospettiva di So fare those are all things that we now think we competizioni have di alto cleared livello, away. chiaro. So one of the key things that's going to happen that helps us with a lot of this stuff is all of the new functions that Playstyle is going to be adding. You only know Playstyle right now from the tournaments that you've seen. You will hopefully all have participated and been able to see how you can record your matches on your phone, etc. Va bene, quindi Playstyle verrà lanciato al pubblico a dicembre di quest'anno, quindi ormai ci siamo. Chiaramente noi che avevamo già fatto il Vulture già lo abbiamo, già lo conosciamo, già l'abbiamo utilizzato durante il Vulture, però la maggior parte dei negozianti non ce l'hanno, non l'hanno mai visto e quindi insomma lo vogliono lanciare pubblicamente con una serie di aggiunte. But Playstyle is actually much more than that, and we've been working hard on getting these functions ready. So the one thing will be retail registration, allow retailers to register to become an OP site. It'll allow event registration, so either the retailer or trusted community members can then register events on that site. There's going to be a retailer and event finder widget so that they can go on Keyforging or that anybody can put on a retail site that will then promote those particular events. They will be able to be retail OP kit all'interno di orders. Playstyle sarà possibile fare gli ordini dell'OP, quindi non dal sito Keyforging, non da Game Center, non da il sito dei fornitori locali, quindi ad esempio Asmodee, ma all'interno di Playstyle, e sarà possibile farlo sia come retailer che come lui dice trusted member community, quindi insomma gruppi che dimostrano di avere insomma una community dove giocare, un posto dove giocare, quindi fondamentalmente associazioni e simili, direi. Questo però vale per il Nord America Inside nel primo trimestre. Nel primo trimestre 2024. And every event will be able to be integrated directly with a tournament feature. So the very tournament feature that we're using at this event will be in the hands of community organizers and retailers. And they'll be able to hook up to an exact event. That means you'll be able to register decks, you'll be able to create casual tournaments, whatever kind of tournament you want. So all these things had to be in play, we believe, to justify the effort we wanted to make. Quindi qua allora va integrato con alcune mail che sono arrivate poi nei giorni successivi. Si parla di Nord America perché nel primo trimestre del 2024 partirà il Nord America. Per il resto del mondo dipende dagli accordi con i distributori locali e andrà più avanti nel tempo. Come al solito noi in Italia siamo messi benino perché Asmodee Italia è abbastanza sul pezzo, anche grazie insomma a noi che gli si dice certe cose, però dovrebbe arrivarci abbastanza presto, non siamo messi male come in Australia, come in Cina, ecco. Quindi non si parlerà per l'Europa del primo trimestre 2024, però non tanto dopo dovrebbero arrivare anche per noi le stesse funzioni. To give local OP support. So for local OP support, what are we going to do exactly? Okay, so these are our current plans. Number one, we're going to have store championships. Okay. And the retailer signups will be this December. Quindi okay? I negozi si potranno registrare, potranno fare diciamo il sign up per i store championship adesso a dicembre e saranno più o meno verso marzo. The actual store championship will take place, we believe, in March. We believe in March. Then we're going to have a casual play kit. Di nuovo, non è detto che anche in Italia sia così. Cioè lui sta parlando in questo momento del Nord America. And that casual play kit will also be available in Q1. This casual play kit will be available to clubs and retailers. Quindi casual play, non sanzionati, tutto giochi quando e quanto ti pare, sia per club, lui dice, quindi anche lì di nuovo immagino tipo associazioni e simili, sia per negozi. Yep. Sempre nel primo trimestre. There will be an in-store tournament Mentre kit, nel which will be a secondo small pack. trimestre gli in-store tournament kit, che sono tipo chainbound, così a occhio, c'è da capire se ci sarà di nuovo il sistema dei vincoli oppure no, però ecco questi mi danno l'idea di essere tipo, ne puoi fare 4 al mese, devi programmarli prima, c'hai un kit un pochino migliore e solamente in negozio e non a casa della gente come i casual play kit. Retailers can participate and get to facilitate and organize any kind of organized play they want on a continuing basis. So it's not necessarily a specific event driven.
It's just resources that they can get in order to support every week events that are bubbling up from their communities. 2, we're going to have a major storyline event. That's a sort of a secret thing I'm very excited about. Vedi, questa è la cosa che è forse più interessante. Questa serie di eventi storyline, che dice lui è una cosa segreta che è molto eccitato, insomma, lo gasa. E questo probabilmente, da quello che si è capito un po' dei rumor, avrà a che fare con una serie di eventi che non è detto siano tornei, non è affatto detto siano tornei, però una serie di eventi dove la community potrà influenzare lo sviluppo futuro di Keyforge. Quindi ad esempio che case dovranno uscire, che tipo di carte, non lo so, magari anche dove potranno avvenire degli eventi, non lo so, mi sto un po' inventando, però storyline event, quindi proprio la direzione che si vuole dare a Keyforge verrà influenzata dalla community, e questa è una cosa veramente figa secondo me. In Q2 next year. Di nuovo secondo trimestre. And of course, before Per every event, set, prima di ogni set, the week prior to every set release, we are going to be supporting a pre-release event. We did that with Winds of Exchange, and we're going to continue to do that. So there will be a pre-release kit we're going to generate for every set that's going to be completely focused on retailers and to get everybody in the store the week before the actual quindi questo solamente per i retailer. Did anybody here participate in the pre-release? This is the kind of the plans, I think, and the bullet points that I think expresses our answer to the most urgent question that most of the players have is, how do I get support locally? So this is what we're going to do. Okay, and that was my main talking point this evening. I have a few other sort of fun facts for you guys. Fun fact. Number one is that while you guys have all been sitting in here, we've actually been putting out some cool stuff outside those doors, okay? What we've done is that we now know the 8 finalist decks that are going to be in the World Championship. The 4 alliance decks, and those decks, they're going to be pretty close to Halloween, I guess. Right after this little presentation, we're going to be doing probably the most fun event of the show, at least the least anxious event, I should say. You're all going to need this ticket right here that came in your bag. Okay? HQ. Okay, I'm too much. Questions from you guys. Le celebration. Quindi but I'm not going to keep you from the Grim event. Applauso. Questo era ragazzi, fate sapere nei commenti cosa ne pensate. Chiaramente il nodo principale per noi rimane, ok, questo è come funzionerà nel Nord America, quindi insomma negli Stati Uniti e nel Canada. C'è da capire quanto tempo dopo arriverà in Italia, con che frequenza, cioè se tutte le volte bisognerà aspettarsi un ritardo nella fornitura dei kit OP rispetto all'America, e quindi ci sarà proprio un delay, ci sarà come 2 release di fatto, oppure se si tratta solamente adesso per la partenza e poi dopo saranno, diciamo, pareggiati. Secondo me dopo saranno pareggiati, perché come hanno detto per il Game Found, spediranno prima la roba all'estero e poi negli Stati Uniti, in maniera che più o meno dovrebbe uscire contemporaneamente. Io spero che sta roba succederà anche per i kit, e per il resto, cioè nel senso, questa struttura ci sta, funziona, può andare bene, bisogna vedere se si riesce a metterla in piedi, bisogna vedere appunto poi quanti negozianti effettivamente prenderanno il kit. Quindi io vi ringrazio di aver seguito il video fino a qui. Lasciate un like, iscrivetevi e soprattutto commentate con i vostri pensieri, che è molto interessante avere uno scambio su questo, che possa rimanere visibile anche nelle settimane e nei mesi a chi poi dovresse recuperare il video. Quindi ciao a tutti ragazzi e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ciao!